Per realizzarlo io ho utilizzato questo filato di Tessiland che vi lascio in descrizione, si chiama Baby K Print, ci sono diverse combinazioni di colore ed è molto morbido e fa veramente un bellissimo effetto di alternanza di colori. Iniziamo. Facciamo quindi 27 catenelle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Carichiamo il filo e nella terza catenella dall'uncinetto facciamo una maglia alta. In questo modo abbiamo fatto queste 2 catenelle, ci sostituiscono la prima maglia alta e la seconda maglia alta. Proseguiamo per tutta la riga facendo maglie alte, in totale ne dovremo avere 26. Continuo in questo modo. Sono arrivata alla fine della riga e molto semplicemente faccio 2 catenelle, giro il lavoro e continuo a fare le mie maglie alte. Entro proprio dentro l'ausola, quindi non lavoro in costa dietro, faccio semplicemente una maglia alta sopra ogni altra maglia alta. Questa mattonella è molto semplice, avendo quindi 26 maglie alte di base, andremo a fare 13 righe, calcolando che questa altezza è più o meno il doppio del punto di base. Quindi se volete fare magari delle mattonelle più grandi, potete tenere questo rapporto in cui il numero di righe è il doppio delle maglie di base. Continuiamo in questo modo la nostra mattonella e facciamo 13 righe. Una volta terminate le 13 righe, questo sarà il risultato. Di queste mattonelle ne dovrete realizzare 16, quindi 8 per lato. Una volta realizzate andremo a prenderne 8 e a fare il primo pannello. Andiamo quindi a disporle. Io vedete c'è una leggera similitudine tra alcune piastrelle e io tendo ad alternarle in modo che faccia questo gioco appunto di alternanza dei colori. In questo modo facciamo il nostro primo pannello, quindi uniamo queste 8 mattonelle. Prendiamo il nostro filo da lana. Una volta aggancio il mio filo al lago da lana, prendo le prime 2 mattonelle, molto semplicemente entro in ciascuna delle catenelle. Adesso qua io ho fatto un filo lunghissimo, ok, e adesso faccio il mio nodino che mi ferma il filo e poi molto semplicemente entro prima da una parte poi dall'altra e vado a unire in questo modo le mattonelle.
vedete che la mattonella si sta attaccando. Arrivati alla fine della mattonella faccio un nodino con le codine delle due mattonelle in modo da fermare, diciamo, il filo in mezzo. In questo modo non cambia la tensione del filo che unisce le mattonelle. Ovviamente questo sarà il rovescio e questo il dritto. Quindi adesso che passiamo ad agganciare le altre due mattonelle, lavoriamo sempre sul rovescio, in modo che poi gireremo il lavoro e ci troveremo tutto il dritto davanti. Continuiamo, facciamo il nostro pannello, prima l'asse centrale e poi facciamo tutti i collegamenti orizzontali, in modo da avere due pannelli da 8 mattonelle ciascuno. Eccoci, una volta fatto il pannello dovremo piegarlo a metà, sempre lasciando le cuciture verso l'esterno, quindi lavoriamo sul rovescio, e andiamo a cucire una parte sola della manica, quindi le due dalla metà verso sinistra. Quindi ci attacchiamo all'estremità, facciamo un nodino di sicurezza e semplicemente andiamo a cucire queste due mattonelle. In questo modo, cucendo queste due mattonelle, andiamo a creare il buco della manica, mentre le altre due, che saranno slegate, unite al doppione di questa manica qua, andranno a creare la circonferenza della maglia. Ovviamente appunto i due pannelli sono le due metà della maglia. Continuiamo così cucendo questo lato, solo metà di questo lato, questa parte qua la lasceremo libera. Ok, arrivati alla fine facciamo un nodino con la codina della mattonella, assicuriamo il filo dentro la cucitura in questo modo. Ok, e possiamo tagliare. Una volta fatta quindi la struttura della manica, giriamo il lavoro dalla parte giusta e questa parte qua aperta andrà unita all'altra metà e dobbiamo rifinire la manica. Per rifinire la manica ci basterà fare un giro di maglie basse e un giro di maglia bassissima, quindi ci agganciamo al livello della cucitura in modo che sia anche più nascosta l'attacco, una catenella e poi andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto che troviamo sotto. Dove troviamo, come in questo caso, la maglia alta, entriamo dentro proprio la maglia alta, facciamo la nostra maglia bassa, poi vedete c'è l'aggancio all'altra riga, si crea un piccolo spazio in cui entrare e fare un'altra maglia bassa. Continuiamo in questo modo. Vedi, io ho portato dentro anche il codino così l'ho assicurato, per tutto il giro della manica. Vedete, quindi dove c'è la maglia alta, entro la maglia alta,
dove c'è l'aggancio tra una riga e l'altra, entro nel buchetto che si forma. Prendo un po' di filo, quindi faccio tutto il giro di maglie basse in questo modo. Una volta finito il giro di maglie basse, facciamo una catenella e facciamo un giro di maglie bassissime, giusto per rifinire la manica. La cosa importante è, in questo caso, quando facciamo questo bordo, lavorare sul lato dritto, perché in questo modo la cucitura di rifinitura viene giusta, dal verso giusto. Continuiamo con maglie bassissime per tutto il giro. Ok, vedete, questo è il risultato finale della manica rifinita. Ora, quello che dobbiamo fare è prendere anche l'altra manica, la giriamo nel posto giusto, facciamo tutta la nostra rifinitura, dopodiché dobbiamo sostanzialmente sistemare in modo che questi due lembi vengano uniti, però non li uniremo verso di qua, ma li uniremo sostanzialmente facendo un giro di maglie che parte da questo lato qua, fa tutto il giro avanti e dietro. Per questo è importante sia la dimensione della piastrella che sia ridimensionata correttamente, che il numero eventualmente di larghezza dei blocchi. Potete fare ad esempio largo 3, io l'ho fatto largo 2 perché sto facendo una taglia piccola. Incominciamo quindi agganciandoci da questo lato. Partiamo ora per unire i due blocchi da uno dei due lembi iniziali, mi aggancio e lavorando sempre sul dritto faccio prima un giro di maglie basse, quindi lavoro le mie maglie basse lungo tutta la piastrella, come se stessi continuando la lavorazione della piastrella. Procedo fino alla fine. Una volta arrivata alla fine della piastrella, prendo l'altro lembo del maglione, dell'altra metà del maglione, e semplicemente mi aggancio con una maglia bassissima e riprendo il mio giro di maglie basse. E continuo fino al termine. Dovremo fare quindi tutto questo pezzo, poi ci muoviamo di qua, tutto questo pezzo. Arrivati a questo angolo faremo esattamente la stessa operazione passando a quest'altro angolo, in modo da creare un anello unico. Sono arrivata alla fine di questa mattonella, prendo l'altra, sempre lavorando sul dritto, e unisco con una maglia bassissima e procedo sempre con le mie maglie basse. In questo caso procedo fino, adesso non ho più mattonelle da unire,
mi ritroverò all'inizio del giro, esattamente alla metà del pannello, dove ho iniziato le mie maglie basse. Ovvero qui. Continuo in questo modo. Una volta che ho unificato le mie due metà in questo modo, procedo facendo semplicemente delle maglie alte. Quindi continuo facendo semplici righe di maglie alte. Le dovremo fare, ognuno poi può farle del numero che preferisce, in base se vuole fare una maglietta lunga piuttosto che un top o un qualcosa di regolare. Procediamo quindi in questo modo. Ok, allora ho terminato le mie maglie alte, io nel mio caso ne ho fatte 10 e poi ho terminato il bordo con un giro di maglie bassissime. Quello che dobbiamo fare adesso è agganciarci qua alla cucitura della manica, perché dovremo fare un piccolo filo in modo che le spalle non si allarghino e non cadino. Quindi aggancio, faccio il mio cappietto, aggancio la maglia alla cucitura, se riesco, ok, faccio passare il mio cappietto e vado a fare una trentina di catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Una volta fatte le mie 30 catenelle, prendo l'altra estremità, entro dentro con l'uncinetto, aggancio, magari entrando bene nella maglia, quindi proprio bene dentro, aggancio in questo modo e faccio una maglia bassa. Quello che dobbiamo fare adesso è, spostandoci lungo la manica, quindi lungo la V, noi siamo qua, dobbiamo fare tutto il giro di maglie basse, facendo una maglia bassa anche dentro la catenella e ritrovandoci qua. Quindi molto semplicemente andiamo a fare una maglia bassa, portandoci dietro tutti i fili, così fermiamo bene la catenella, in ciascuna maglia, esattamente come abbiamo fatto per le maniche. Quindi dove troviamo il cambio da una riga all'altra facciamo la maglia bassa nello spazietto che troviamo. Dove abbiamo la maglia alta entriamo dentro la maglia alta e facciamo la maglia bassa e continuiamo in questo modo per tutto il giro. Ecco, sono arrivata dove ci sono le catenelle e semplicemente entro in ciascuna catenella e faccio la mia maglia bassa. Giusto per il primo punto inglobo i fili, per gli altri non ce lo portiamo dietro perché essendo una finitura così sottile
non starebbe bene perché comunque gonfiano un po' il punto. Entro in ciascuna e faccio una maglia bassa in ogni catenella, in questo modo, e procedo fino alla fine. Una volta arrivata alla fine della catenella, entro dentro alla prima maglia bassa che abbiamo fatto e faccio una maglia bassissima. Ora abbiamo fatto questa metà del maglione, dobbiamo fare la metà dietro, quindi senza neanche staccare il filo ci giriamo e andiamo nell'altro verso, facendo sempre le maglie basse. Seguiamo tutto il giro e dovremo lavorare tutta questa V dietro e chiuderemo con una maglia bassissima in questo punto, dopodiché il lavoro sarà terminato. Ecco qua, questo è il risultato finale. Come vedete abbiamo le due maniche e la veste che cade in questo modo. Grazie per avermi seguita, vi ricordo che vi lascerò il link del filato utilizzato in descrizione, vi ricordo anche di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video. Grazie e ciao!